Ciao a tutti e bentornati su Guitar Skin. Oggi andiamo a vedere le possibilità che ci sono su Quad Cortex di crearsi dei preset che rispecchiano il mondo dei plugin. Tutti quanti parlano sempre della compatibilità dei plugin su Quad Cortex, ma la vera domanda è: possiamo noi, visto che abbiamo già un sacco di amplificatori, tra i quali alcuni profilati apposta per fare i plugin, ricreare i suoni dei plugin direttamente su Quad Cortex senza quindi dover acquistare i plugin? Mi sono fatto questa domanda perché sostanzialmente guardando un po' di interviste e leggendo un po' come sono realizzati i plugin, viene da dire ok, il chitarrista X o Y apprezza un determinato amplificatore, si fa il modello di quell'amplificatore o la cattura di quell'amplificatore secondo le sue esigenze più altri effetti che vengono messi insieme in un plugin che di solito ha 2-3 testate o una, dipende insomma dalla tipologia di plugin, con i relativi amplificatori, le relative casse e i microfoni che vengono poi matchati per creare i vari suoni. Guardando l'intervista di Asato per quanto riguarda il suo plugin che trovate online, quindi il nuovo Archetype, c'è lui che spiega sostanzialmente come lavora il suo nuovo plugin. All'inizio sostanzialmente lui ci spiega quali sono gli amplificatori, vedete? And this guy right here was based on the Matchless DC30, and I believe this was based on the second channel, the one that has the cut knob, which is really amazing. I love the Matchless DC30. It's a very good amp. It goes really nice with pedals, and it has nice headroom, and it breaks up really nicely as well. Okay. The second amp is the brown amp, and this guy here is based on the Mesa Boogie Lone Star. Ok. E il terzo è un Bogner Shiva. The Bogner Shiva 20th anniversary. Ok, quindi come dicevamo prima, sostanzialmente questi sono i tre amplificatori che lui è andato a ricrearsi e da lì poi ci spiega ok, io uso il suono clean che in realtà è un crunch tirato giù di volume, dopo l'aumento, lo diminuisco e poi fa i vari esempi di alcuni suoni. Io ho scaricato anche il plugin per provare ad ascoltare. Allora, questa registrazione su YouTube, purtroppo dico, lui ha suonato alcune cose che adesso andiamo a sentire, però ha tenuto anche il microfono aperto, quindi ci sono un po' più di medi rispetto a quello che realmente è poi nel momento in cui fate lo stesso suono replicando i settaggi nel suo plugin. Però andiamo un attimo a ascoltarlo. My clean sound, this is what I normally go for. Quindi sentite, non sono molto diversi questi due suoni, quello che stiamo facendo adesso e quello che abbiamo sentito là. E sostanzialmente cosa ho fatto? Ho ascoltato quello che lui dice e ho tentato di replicare sostanzialmente i settaggi che ho visto in questo video. Poi mi sono scaricato anche il plugin e ho provato la stessa cosa col plugin. C'è da dire una cosa, che sicuramente il plugin e Quad Cortex reagiscono in maniera un po' diversa nei singoli settaggi. Gli amplificatori sono molto simili, cioè se metti a 3 sul plugin e metti a 3 l'amplificatore su Quad Cortex rispecchia abbastanza fedelmente il suono che c'è anche sul plugin. I pedali, ovviamente lui ha profilato dei pedali specifici in un certo modo. Io ho replicato gli stessi pedali che sono presenti anche su Quad Cortex, sono quelli che utilizza lui, tranne il secondo overdrive che è un po' diverso, però il compressore è lo stesso,
il Jewel e il Diamond Compressor, dopo c'è il primo overdrive, il secondo overdrive che è un Rat, in realtà il suo è un mix tra due overdrive differenti. Poi usa sostanzialmente un Match Class di 30 all'inizio e dopo un Mesa Boogie Leon Star, che è lo stesso diciamo utilizzato dal buon Andy Timmons, e dopo come terzo amplificatore, non essendoci il Bogner Shiva su Quad Cortex, io ho utilizzato il Victor Squid canale 1, ho tentato di replicare quel suono distorto. Allora andiamo un attimo a sentire, come vi dicevo prima, questo è il suono pulito, chiamiamolo pulito. Io adesso vado a togliere 2 o 3 effettini giusto per aggiungerli man mano. Ok, questo è il suono senza neanche l'overdrive. Con un po' di riverbero iniziamo a metterci davanti il suo overdrive, lui ha il compressore sempre acceso in questo caso. Mettiamo un bel riverbero lungo. E poi il delay. Ok, dopo lui nel canale 2 ci fa ascoltare sostanzialmente il Mesa Boogie, che è... Moving on now to my crunch. Crunch, sort of non è proprio un crunch. As I mentioned before, I normally use the... And it sounds like this. Ok, in realtà, come vi spiegavo prima, lui ha lasciato il microfono aperto e quindi non si sente proprio quello che è quell'ampli lì. Io ho scaricato il plugin, vediamo se riusciamo a sentire il plugin come suona, vediamo. Ok, allora prendiamo quell'ampli lì, che è questo, lo teniamo con questa cassa qui come fa lui. Sentite che è molto più pastoso. A questo suono qui, poi ognuno cerca le sue regolazioni. Allora io ho detto bene, riproviamo a fare la stessa cosa anche col nostro Quad Cortex. Vado a modificarmi la scena, scusate perché se no sentite anche il plugin, riattivo la mia scena. Sentite che la pasta è quella? Poi ovvio che dipende come regoliamo i nostri microfoni, dopo vi faccio 2 esempi, però questo è il suono.
risponde molto bene ai diversi pick-up. Ok, quindi questo è il suo secondo suono. Andiamo a vederci il terzo, che dicevamo il Bogner Shiva, e lui davanti ci mette già i pedali tutti e due, gli overdrive, oppure ne toglie uno e lascia il rap. Sentite che ha il microfono acceso, quindi non sentite proprio le frequenze giuste del plugin. As you can see, I use pedals all the time. Usa sostanzialmente il pedale distorsore davanti e usa il secondo, che è il Rat sostanzialmente, che è quello, dice di lui essersi ispirato a Nuno Bettencourt, e anche qui ho realizzato questa piccola, ho messo un gate perché suona molto forte. Il Rat è un pedale che schiarisce molto, e a lui gli piace questa cosa dello schiarire, non vuole avere troppi bassi, no? Sentite i suoi live, anche non ha mai troppi bassi, però ha una distorsione molto piena. Quindi sentite quanta potenza si può avere. Questo Victor, tra l'altro, è un ampli bellissimo, era quello che mi ricordava un po' di più questo Bogner Shiva. Quindi la domanda è: ma tutta questa attesa di avere i plugin disponibili, siamo sicuri che ne valga la pena? Nel senso, chi ha acquistato Quad Cortex ha comprato una macchina comunque già piena di possibilità, di effetti, di testate e quant'altro. E il mio dubbio era proprio questo: ma si riuscirà ad avere il suono dei plugin fatto in Quad Cortex? La risposta, a mio parere, è sì. Quindi si riescono a lavorare i vari effetti in modo tale da ottenere quello che si vuole. E come vedete qui ho usato una 4 coni orange, ma se cambio, per dire sul clean, cambio cassa, cambia suono, lo faccio più medioso, come anche lui. Ok, se vedete, qua abbiamo usato un Dynamic 57 e un Ribbon 160, che è un po' quello che usa lui, e dopo, in base a come li mettiamo, cambia il suono. Qua abbiamo schiarito e aumentato di medie, qua lo scuriamo un pelo. Possiamo ammorbidirlo. Volutamente non ho messo l'equalizzatore, quindi dopo da qui, se vogliamo andare a scolpire, scolpiamo, ragazzi, quindi ciccioniamo, tiriamo giù le medie.
abbiamo un sacco di possibilità. Questo è un preset base che replica le 3 opzioni che ho nel plugin di Asato, e quindi da qui potete poi sviluppare tutti i vari preset seguendo quel filone di suoni che a lui piace tanto, e anche a noi perché è un chitarrista formidabile. Ok, questo era un piccolissimo video giusto per farvi vedere le potenzialità di Quad Cortex e per porre un punto di domanda, per farvi chiedere: ok, ma servirà downloadare, acquistare i plugin quando ho già un sacco di cose disponibili e magari gli stessi profili o modelli di ampli nel mio Quad Cortex? Lascio a voi la risposta e la valutazione. Ciao a tutti e alla prossima!